Tutela delle biodiversità nei parchi fluviali e divieto delle attività ad alto impatto acustico e luminoso. Proposta di legge a cura di Michele Pauletti. Capitolo 1. Lettera di accompagnamento. Gentilissimi consiglieri, mi rivolgo a voi in qualità di cittadino sensibile alle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla tutela degli ecosistemi naturali presenti nei parchi fluviali della nostra regione. Allego alla presente una proposta di legge regionale che mira a vietare lo svolgimento di concerti e manifestazioni musicali ad alto impatto acustico, nonché l'utilizzo di articoli pirotecnici scenici all'interno delle aree naturali protette, e in particolare nei parchi fluviali. Tali attività, seppur autorizzate per finalità ricreative o turistiche, possono arrecare danni significativi alla fauna selvatica, anche se difficilmente percepibili, visibili e misurabili senza opportune strumentazioni, soprattutto in periodi riproduttivi o di migrazione, oltre a compromettere la qualità ambientale dei luoghi. La proposta è redatta in forma di articolato legislativo, corredata da una breve relazione introduttiva. Il testo si ispira ai principi della conservazione delle biodiversità sanciti dalla normativa europea e nazionale, con l'auspicio che possa essere valutato e, se ritenuto meritevole, adottato, con eventuali modifiche tecnico-giuridiche, e presentato da un consigliere sensibile a questa tematica. Confidando nella vostra attenzione, con stima e cordialità, vi ringrazio per aver dedicato il vostro tempo alla lettura. Michele Pauletti. Capitolo 2. Introduzione. Dal periodo del Covid in poi abbiamo visto nascere un pericoloso fenomeno antropico ad alto impatto ambientale, che, se all'inizio poteva essere in qualche modo tollerato per via del divieto di organizzare eventi in luoghi chiusi causa Covid-19, ora non è più accettabile. In particolare, prendiamo il caso studio del parco fluviale Alex Langer di Monte Urano, inaugurato nel 1998, situato in provincia di Fermo, che dal durante e post pandemia ha visto lo svolgersi di eventi ad altissimo impatto acustico e luminoso, sia gratuiti che a pagamento. Qui riassunti: Risorgi Marche nel 2021 e il Bamboo Festival dal 2022 al 2025. Ma abbiamo visto il diffondersi di eventi simili anche nei parchi fluviali di tutta la regione. Consci del fatto che non è più tollerabile organizzare concerti in luoghi del genere con una flora e fauna da proteggere e tutelare, chiediamo che venga introdotta una legge regionale ad hoc. Un parco fluviale non è un contenitore vuoto da riempire a piacere o una piazza di cemento da calpestare a migliaia. Un parco fluviale è uno scrigno della natura, un organismo vivo, ricco di biodiversità, un luogo di silenzio, complesso e fragile, abitato dalla fauna autoctona. Assistere a concerti con musica sparata ad altissimo volume vuol dire compromettere fortemente la tenuta del sistema naturale del parco fluviale Alex Langer, che, come tutti sanno, non è uno spiazzo degradato da rivitalizzare, ma un parco da preservare e mantenere. La tutela ambientale dovrebbe avere la priorità sulla spettacolarizzazione dei concerti in habitat non idonei. Le foto di un concerto nella natura fanno più scena degli scatti di uno stadio, è vero, e la scenografia nella comunicazione visiva nonché social dà una spinta all'effetto promozionale in un ambiente particolare, ma non adatto all'antropizzazione, né stabile né mordi e fuggi. Anche a livello turistico la scelta non è molto felice, essendo il parco decentralizzato rispetto al centro storico, che andrebbe fortemente rivitalizzato per dar linfa alle attività locali, alcune delle quali addirittura sponsorizzano lo stesso evento. Qualcuno non la prenderà bene e dirà: i soliti che vogliono fare polemica, invidiosi, parlano e non fanno mai niente per il territorio, eccetera, eccetera, eccetera. La polemica, se non è motivata, non ha senso. Invece la nostra è una critica motivata e costruttiva, con due elementi incontrastabili. Uno, nei parchi non vanno fatti concerti perché non è etico e va contro l'habitat, come documentato dalle ricerche scientifiche. La natura dei parchi fluviali va lasciata libera, incontaminata, non globalizzata. Il parco è dedicato all'ambientalista verde Alex Langer, i cui principi sono totalmente in contrasto a quanto si sta facendo in questi anni con tali eventi. Basterebbero solo questi due punti per controbattere sul fatto che è errato fare concerti nei parchi, qualunque essi siano. Il fatto che tali eventi abbiano avuto successo non è in dubbio. Facendo così, la politica perde la sua credibilità ambientalista perché approva e patrocina tali eventi con soldi pubblici dei cittadini, in netto contrasto con i principi e le linee guida dell'Europa. Come si può da un lato dare un nome di peso così importante al parco e dall'altro non onorare quello che lo stesso Alex Langer avrebbe voluto, ovvero l'opposto? Abbiamo voluto riportare questo caso studio come esempio di quanto accade nella nostra regione,
ma se ne potrebbero fare molti altri. Non si può lasciare scelta libera ai comuni e rendere il tutto a discrezione di un'amministrazione pubblica e o di eventi associativi. Bisogna dare delle regole stringenti a livello regionale affinché tutti si possano uniformare all'ambientalismo, che non deve essere visto come una tematica di centrosinistra o di centrodestra, ma come tema universale europeo, sopra la politica regionale e nazionale. Bisogna educare alla cultura dell'ambientalismo e deve essere fatto in primis dalle istituzioni, ai livelli più alti, affinché tutti possano recepire. Capitolo 3. Cosa dice la scienza? Ovviamente la scienza conferma quanto da noi anticipato ed è uno dei motivi per cui portiamo a vostra conoscenza questa proposta di legge parallela ai risultati scientifici ottenuti empiricamente sul campo. Uno studio condotto in Italia durante il Jova Beach Party, che si è appunto attuato nel luglio del 2019 e poi lo studio è stato pubblicato più recentemente, ha utilizzato un design baci before-after control impact. Dopo il concerto la ricchezza di specie e la diversità degli uccelli sono diminuite nell'area impattata, mentre nel sito di controllo sono aumentate. I dati suggeriscono che l'inquinamento acustico intenso può causare dispersione e impoverimento delle comunità aviatorie, soprattutto in habitat urbani vicino al concerto. Inoltre, Jack Hooker & Co., in una ricerca del 2023, hanno valutato gli effetti della musica ad alto volume, tipica dei festival, sul comportamento dei pipistrelli, mediante uno studio sul campo in ambienti naturali soggetti a musica amplificata. È stata documentata una riduzione significativa dell'attività notturna dei pipistrelli in zone esposte a musica da festival rispetto ai siti di controllo. Nelle specie più sensibili, tali casi si sono avvicinati al 50%, mentre in specie più tolleranti si sono registrate diminuzioni fino al 32%. L'effetto negativo è attribuito al rumore intenso, anche in assenza di altre perturbazioni ambientali come luce o presenza massiccia di persone. E si potrebbe continuare a citare moltissime altre ricerche in merito, ma questo lo lasciamo a voi ricercare e trovare. Passiamo al capitolo 4. Il pacifista e ambientalista Alex Langer. Riportiamo alcune delle sue parole. In pochi decenni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, è avvenuto un fondamentale ribaltamento della storia del pianeta. Gli esseri viventi, anzi la specie umana e al suo interno una porzione minoritaria ma dominante, non vive più dei frutti della natura, ma intacca all'albero, il capitale, e a causa dell'ampiezza del suo impatto, per la prima volta la sopravvivenza del pianeta è in forse. Per opera umana, bomba atomica, modo di produzione, di crescita e di consumo. Questo ribaltamento si ripercuote in ogni ambito, esige un cambiamento generale, non può essere solo una questione di tecnica ambientale, di controllo dell'inquinamento, di risparmio energetico, di risanamento. Serve una vera e propria conversione ecologica per rendere compatibile la nostra presenza e il nostro impianto sul pianeta con le basi naturali della vita. Si tratta di riequilibrare equilibri profondamente turbati. Forse bisognerebbe passare dal modello olimpico Citus, Altius, Fortius, oggi prevalente, che si nutre di competizione, a forme di sviluppo duraturo, sostenibile, equilibrate, sobrietà, rigenerabilità. Ci occorre insomma il contrario del motto olimpico, Lentius, Temperantius, Levius. Alex Langer. Passiamo ora al capitolo 5, che è il succo di tutto questo discorso, ovvero la proposta di legge regionale, che speriamo venga in qualche modo discussa con una mozione e che possa poi diventare una legge nazionale. Questa è l'ambizione. Il titolo è Tutela della biodiversità nei parchi fluviali e divieto delle attività ad alto impatto acustico e luminoso. Relazione illustrativa. La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare gli ecosistemi sensibili dei parchi fluviali regionali, che rappresentano aree ad elevata valenza ambientale, paesaggistica e faunistica. Eventi di massa come i concerti, in particolare quelli con impianti acustici ad alta potenza, nonché inquinamento luminoso ed utilizzo di effetti pirotecnici scenici, possono arrecare danni significativi alla fauna selvatica, disturbare i periodi riproduttivi, alterare il comportamento migratorio e compromettere l'equilibrio degli habitat presenti, spesso già messo a dura prova
dallo sviluppo antropico limitrofo. La legge si propone quindi di vietare lo svolgimento di concerti e manifestazioni musicali ad alto impatto sonoro e luminoso all'interno delle aree naturali protette fluviali regionali, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli obiettivi di conservazione stabiliti a livello europeo, direttiva Habitat 9243 CE e direttiva Uccelli 2009-147 CE. Articolato. Passiamo qui ad elencare tutti gli articoli. Articolo 1. Finalità. La presente legge disciplina l'organizzazione di attività pubbliche nei parchi fluviali regionali con l'obiettivo di garantire la tutela della biodiversità, della fauna selvatica e dell'equilibrio degli ecosistemi naturali. Articolo 2. Definizione di parco fluviale. Ai fini della presente legge, per parco fluviale si intendono le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 numero 394 che si sviluppano lungo corsi d'acqua e comprendono habitat umidi, boschi ripariali, zone di esondazione e aree di tutela paesaggistica connesse. Articolo 3. Divieto di concerti e manifestazioni musicali. All'interno dei parchi fluviali regionali è vietata l'organizzazione di concerti, festival, rave party e altre manifestazioni musicali con l'impiego di palchi, amplificazioni, impianti di illuminazione notturna, fuochi scenici, in quanto non compatibili con la quiete dell'habitat. Il divieto si applica in modo permanente nelle aree di maggior tutela e stagionalmente, dal 15 marzo al 31 luglio, nelle aree periferiche, in coincidenza con i periodi riproduttivi di fauna protetta. Articolo 4. Attività consentite. Restano consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore del parco, attività didattiche, culturali, escursionistiche e musica a basso impatto sonoro, esempio musica acustica non amplificata, performance itineranti. Eventi di valorizzazione del territorio che rispettano i limiti acustici e temporali definiti dai regolamenti del parco. Articolo 5. Vigilanza e sanzioni. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali e agli enti gestori dei parchi. L'organizzazione di eventi non autorizzati comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro, eventuale sospensione delle attività e obbligo di ripristino ambientale in caso di danno accertato alla fauna o alla vegetazione. Articolo 6. Disposizioni finali. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i regolamenti attuativi necessari. Le disposizioni della presente legge prevalgono su eventuali norme comunali in contrasto. Questo è quanto scritto. Chiudiamo con gli ultimi due capitoli che sono la proposta di mozione da presentare in Consiglio regionale e le conclusioni. Allora, mozione, oggetto, tutela della biodiversità nei parchi fluviali regionali e divieto di attività ad alto impatto acustico e luminoso. Premesso che i parchi fluviali regionali rappresentano ecosistemi di elevata fragilità ecologica, caratterizzati da biodiversità significativa, habitat ripariali e fauna protetta spesso minacciata da attività antropiche mal pianificate. Negli ultimi anni, in diversi comuni delle Marche si è assistito all'organizzazione di concerti e manifestazioni musicali a elevato impatto sonoro e luminoso all'interno di parchi naturali, anche durante periodi di riproduzione della fauna selvatica. Uno dei casi più emblematici è quello del parco fluviale Alex Langer di Monte Urano, oggetto di attività ricreative non coerenti con la sua funzione ecologica, come documentato in una proposta di legge redatta e trasmessa dal cittadino Michele Paoletti. Considerato che studi scientifici recenti dimostrano effetti negativi concreti degli eventi musicali amplificati sulla fauna, la direttiva Habitat 9243 CE e la direttiva Uccelli 2009-147 CE impongono agli Stati membri di proteggere rigorosamente gli habitat naturali e le specie sensibili, limitando le attività che ne alterano l'equilibrio. In assenza di linee guida regionali uniformi, i comuni autorizzano eventi sulla base di criteri discrezionali, talvolta in contrasto con i principi della conservazione ambientale. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale delle Marche impegna la Giunta regionale a valutare con urgenza la proposta di legge tutela della biodiversità dei parchi fluviali e divieto delle attività ad alto impatto acustico e luminoso trasmessa dal cittadino Michele Paoletti ai fini della sua eventuale adozione o calendarizzazione per discussione in sede di commissione competente. 2. A sospendere in via cautelativa la concessione di patrocini o autorizzazioni regionali per eventi musicali ad alto impatto acustico o luminoso nei parchi fluviali in attesa della definizione di una normativa specifica. 3. Ad aggiornare, ove necessario, i regolamenti regionali e le convenzioni con gli enti gestori delle aree protette, al fine di assicurare la piena coerenza tra tutela ambientale e programmazione culturale e turistica. Punto 4. A promuovere una campagna di informazione sull'importanza del silenzio ecologico e della conservazione degli habitat nei parchi naturali, anche in collaborazione con scuole, enti locali e associazioni ambientaliste. Ultimo capitolo, 7. Le conclusioni.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessaria l'approvazione di una normativa regionale che vieti l'organizzazione di concerti, manifestazioni musicali ad alto impatto acustico e l'utilizzo di fuochi pirotecnici scenici all'interno dei parchi fluviali e delle aree naturali protette. Tale misura è volta a garantire la conservazione della biodiversità, la protezione della fauna selvatica e il rispetto degli equilibri ecologici del territorio regionale. Confido che questa proposta venga valutata con attenzione e sensibilità ambientale nell'interesse del patrimonio naturale che abbiamo il dovere di preservare per le generazioni future. E qui si conclude la nostra proposta di legge che noi abbiamo voluto condividere con voi tutti i cittadini. Da attivisti liberi e indipendenti portiamo avanti le nostre idee e cerchiamo di proteggere il nostro territorio, di tutelarlo per le future generazioni che verranno, perché si parla sempre di green, di ecologia, poi però nella pratica dobbiamo essere i primi a essere innanzitutto coerenti con le attività che vengono svolte e poi realizzare eventi nei luoghi che sono opportuni e destinati a quello scopo. Sicuramente i parchi fluviali non sono destinati ad accogliere concerti, festival musicali e eventi del genere che sono altamente impattanti, anche se poi uno non le vede poi le conseguenze che questi creano, ma vi assicuriamo e è scientificamente provato che queste conseguenze purtroppo ci sono e dobbiamo quindi proteggere la natura, proteggere flora e fauna e salvaguardare il nostro territorio che rappresenta il nostro presente, è stato il nostro passato e rappresenterà il nostro futuro. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo audio e spero che possiate anche voi condividere questa nostra proposta affinché non rimanga nostra ma diventi anche vostra. Un saluto e un abbraccio.